come mai questa calma in questo punto e non solo in questo punto attorno? Sto ascoltando. Bene, allora se stai ascoltando ti chiedo come mai in questo momento, nonostante ci sia tanto vento, qui non c'è. Hai detto qualcosa? No, Non hai, ti è brontolata la pancia? no, Qualcosa? perché? Ho sentito un brontolio. No, non ho fatto niente. Ma non era un animale, cioè era un suono gutturale. Sei stato tu? Ciao amici, benvenuti sul canale, benvenuti nel video di dopo ispezione per l'ultima volta. Per l'ultima volta, Poi per questa stagione. Chiudo il canale, no scherzo. Per questa stagione basta, ne abbiamo piene le scatole noi e anche voi. Oh, è immagino. vacanza per tutti, eh? Esatto, anche se non so anche se siamo tra quelli che in vacanza forse non ci andranno, però ci riposiamo e poi ci sarà anche da fare per la nuova stagione. l'autunno. Ovviamente noi non è che spariamo dalla circolazione, no, nell'ombra noi agiamo. Sì, però lavoreremo per voi, ma senza di voi settimanalmente, ecco. Okay. Quindi questo è il quanto. Adesso siamo qui sia a salutarvi, soprattutto a salutarvi, ma anche a dirvi quello che abbiamo provato nella scorsa indagine, quella che avete visto lunedì, e ultima indagine appunto. In un posto veramente in un bello. posto incredibile. Allora, quel posto c'era stato indicato da Simona, che avete conosciuto, ma che avevate già conosciuto al museo, quando siamo andati a fare l'indagine al museo, e niente, ci è stato indicato, era una giornata buia e tempestosa. Mamma mia, sì, giorno lì, quella sera lì, esatto. Ci è mancato poco che beccassimo un temporale esagerato. Come ci è mancato poco che l'aria cadesse dalla collina, perché volevo andare a vedere una luce. Sì, c'era questa lucina che sì. ha visto Simona, un occhio di lince, mica non indifferente. E effettivamente c'era questa lucina, abbiamo pensato a un sensore, abbiamo pensato a tutto. Sì. Ho detto qua bisogna andare a vedere. E quando sono arrivata là, come avete visto dalla foto, vabbè scusate, di pessima qualità, però io quello so fare, c'era questo lucciolone gigantesco. Ora, sì. A indagine finita, tutto quanto, montaggio finito, Simona, che come avete saputo fa la naturalista, quindi ha detto che era una larva di lucciola, ma una larvona di lucciolona, sì, perché era una cosa impressionante, però è stata bella vedere. Sì, allora l'indagine, come dicevo, come si direbbe nelle favole, era una notte buia e tempestosa. In effetti è andata più o meno così, perché abbiamo cenato da Simona, ma poi con l'andare delle ore si è fatto buio, è arrivato un vento terribile, per cui sembrava che dovesse venire chissà cosa, poi alla fine non ha fatto niente. Lì dove eravamo noi non c'è stato nulla. Però c'è stato tanto vento, e la suggestione che ci ha trasmesso quel posto, più questo vento che tirava veramente forte, ha fatto sì che i nostri sensi aumentassero, anche perché c'era un po' di timore, non tanto dei fantasmi quanto dell'assieme, ecco. Di tutto l'insieme. Sì, anche perché non è un posto frequentato solitamente da persone che vanno lì a far chissà che, è un posto piuttosto isolato, è un castello abbandonato. Sì, è un castello, una rocca abbandonata con la chiesetta, anche se è un posto dove le famiglie durante il giorno possono andare a fare un picnic piuttosto che una passeggiata. Tavoli, esatto, però la sera insomma non c'è nessuno. E allora la prima cosa che mi viene in mente, al di là delle osservazioni che Lara ci illustrerà, è stata proprio la sensazione che ci ha trasmesso quel posto, perché è una delle poche indagini dove già quello che si prova è più forte di quello che eventualmente si registra o si è registrato. Almeno per me è valsa così la cosa, perché anche se non fosse successo assolutamente niente, la suggestione è stata tanta. È stata un'indagine tosta, veramente tosta. Forse uno dei posti più carichi, escludiamo ospedali, escludiamo manicomi che ovviamente hanno un background diverso, ma questo forse è stato uno dei posti più carichi. Sì, anche se un background ce l'avrà avuto sicuramente anche il castello. Dico che ospedali e manicomi hanno una storia di dolore
più concreta, diciamo così. Ovvio che un castello di così tanti anni ne ha passate di tutte, c'è stata anche una battaglia, quindi ovvio. Poi addirittura Simona ci ha indicato questo posto dove sono state scavate delle... Già, il ritrovamento fin dall'epoca preistorica, per cui sì. voglio dire, età del ferro, adesso non voglio dire cose sbagliate, però insomma carico in tutti i sensi. Quindi raccontaci quello che abbiamo... Lui dice, pensaci tu che io proprio... Allora, il posto, come abbiamo detto, è carico. Io non escludo un ritorno. Assolutamente no, anche io ci voglio tornare. Io non escludo un ritorno perché mi piacerebbe veramente ritornare e approfondire determinate cose. Allora, superficialmente sembra non essere successo nulla, ma se noi andiamo a vedere le parole uscite dal generatore di parole e quelle uscite dal libro, ci sono state parecchie coincidenze, soprattutto quando continuava a dire lassù, su, o cadere, o scivolare, o... Noi siamo arrivati alla conclusione, come vi abbiamo poi detto in video, di questo prigioniero, di questa persona prigioniera in questa che poteva essere una ghiacciaia, ma anche, come ha detto Simona, una prigione, che voleva tentare la fuga dal buco, no? È uscita la parola buco e l'unico buco che noi lì abbiamo visto era quello di areazione, chiamiamola così, probabilmente l'apertura da dove venivano o mandati giù il cibo per i prigionieri o estratto, tolto il ghiaccio dalla ghiacciaia. Io ho ipotizzato questo, una persona, un prigioniero che voleva scappare e che è caduto e si è fatto male, che poi magari è anche morto o è morto successivamente, perché sono uscite troppe parole che andavano a mirare in un certo qual modo verso quella direzione, anche la parola malato. Una cosa che noi non abbiamo ripreso e che ci ha spiazzato è stato il REM pod. Noi non l'abbiamo registrato perché eravamo ancora in fase, tra virgolette, di allestimento, eravamo scesi dalla parte superiore, siamo entrati nella ghiacciaia e stavamo sistemando gli strumenti. Ha suonato il REM pod. E Lara era distante. Io ero distante almeno un mezzo metro, sì, mezzo metro, 70 centimetri tutti, ero proprio distante. E quando ha suonato, io ho guardato Corrado convinta che avesse la telecamera accesa, ma anche lui giustamente, dovevamo scendere le scalette tutte mezze ripide, insomma giustamente gli strumenti si tengono a riparo, quindi è stata spenta la telecamera. E caspita, non ve l'abbiamo potuto testimoniare. Non ve l'abbiamo testimoniato, ma... questo vi dovete fidare. È suonato quell'unica volta un suono, come avete già sentito, abbastanza medio lungo, e poi basta, poi non ha fatto più niente. Ha suonato come quando siamo andati io e te alla chiesetta, esatto, ha fatto un drink così e poi si è interrotto, e noi abbiamo sollecitato più di una volta, ma non c'è stata niente da fare. Se nel video, io adesso stiamo registrando questa analisi dopo aver già fatto il video, e non abbiamo ancora visto i vostri commenti, perché il video andrà in onda stasera per noi. Di conseguenza io non so se ve ne siete accorti o meno. A un certo punto vedete la pallina, quella che si illumina, che usiamo noi, spostata. Siamo stati noi, perché nel camminare, nel camminare, nello spostarci, gli abbiamo dato un calcio, praticamente si è spostata. Per cui se la vedete spostata, la colpa è la nostra, colpa, insomma, se siamo stati noi. Sì, gli ho dato una leggera scossa nel passare, esatto. Sì. Poi che cosa? E allora c'è stato un rumore particolare al piano di sopra, sopra, diciamo, dove c'era, che sembrava un qualche cosa che avesse a che vedere con uno strofinamento. Io subito ho pensato di essere stato io con lo zaino che picchiettava contro una sorta di rametto pieno di spine, però non era possibile che fossi stato io, perché ero a debita distanza. Ho fatto anche la prova facendo così con lo zaino, ma mai avrei toccato quel boschetto, quell'agglomerato di spine, insomma, ecco. Per cui quello è strano, e altri rumorini di questa portata, mi viene da dire. Poi abbiamo avuto per un pochino Toby che si agitava, e poi la farfalla.
la farfalla che è entrata all'improvviso, noi pensavamo fosse una farfalla diurna perché era tutta colorata, era Sì. strana per essere una farfalla notturna. Poi a conti fatti Simone ha detto no, penso sia una farfalla notturna, ovviamente attratta dalle luci perché si sa, insomma, le farfalle vengono attratte però è stata particolare, è Sì, stata bella. un'altra cosa particolare che a me ha colpito personalmente e anche quello che ci ha detto Simona, che non ha fatto altro che confermare la mia ipotesi, era quel rumore di cancello. Sì, Quello lì che si sembrava sentiva ogni il rumore di tanto, adesso non so come spiegarvi, di comunque una ringhiera, di un no, sì. più che di una ringhiera, di una Saracinesca, no, nemmeno Ci provo. quelle quando apri la finestra sente così quando bisogna oliarla, ecco, Sì, un ingranaggio di qualcosa, però sembrava più un cancello di quelli di ferro che Sì. si trovano per strada, Sì, dei sì. box piuttosto che. E però questo rumore che era abbastanza insistente ed è andato Sì, si è avanti ripetuto più di una volta, tanto da farci credere che fosse quasi un un'ora. uccello. Esatto. Simona, da buona naturalista quella è, ha detto no, non ci sono assolutamente Animali o uccelli che fanno questo rumore. E lei abita in quelle zone, quindi sa Sì, riconoscere i assolutamente. rumori della natura di quel posto. Al di là del suo mestiere che per forza di cose Sì. conosce. Però effettivamente quello è stato strano, anche in concomitanza alle risposte del K2 del generatore, del generatore, perché comunque sempre c'era riferimento su. E infatti in una delle volte che ho puntato il dito sul libro, a fianco alla parola che io avevo selezionato, diciamo così, che avevo puntato, c'era cancello. Esatto, c'era cancello. Noi, ecco, l'abbiamo, per semplificare, abbinato questo rumore a un cancello perché ci faceva ricordare quello, Sì, un cancellino. sì. Però insomma è un rumore metallico, un cigolio metallico. Sì, io mi ricordo di essere stato al cimitero là a Genova, come si chiama? La castagna? Alla Castagna, se andate a vedere il video lo trovate, e c'erano i cancellini per entrare nelle tombe private, sì, diciamo, quelli arrugginiti e facevano lo stesso consumati. rumore, tipo così, il classico rumorino che tanto allieta le Sì. serate buie e tempestose davanti a Netflix. Esatto. Però effettivamente era identico, ragazzi, identico. Poi sulla videocamera si sente magari qualcosa di diverso, sì. ma a essere lì sembrava uno che Ma noi nel il video cancello. più di una volta ci guardiamo e diciamo ancora, come per dire, si è sentito Che e si è tra l'altro risentito. non arrivava da lì, arrivava No, non dai era paraggi, lì, non era ecco. lì, assolutamente. Poi c'era tanto vento, ragazzi, magari un rumore che era 3 chilometri È stato portato è fin stato lì. portato fin lì o poteva essere dietro di noi. Sì. Questo non lo potremmo mai sapere perché le antenne non le abbiamo. Però Interessante è stato anche il libro rosso. Allora, avete visto, ho utilizzato per la prima volta il libro rosso. Qualcuno, spesso no, però è capitato che nei commenti qualcuno ci chiedesse come mai non utilizzate il libro rosso. Così, utilizzavamo un libro. Io sono dell'idea che se ci sono delle anime che vogliono parlare con noi, lo fanno comunque. Non c'è uno strumento specifico che ci permette di comunicare con loro. Se loro vogliono comunicare con noi, lo fanno a prescindere, anche con le chiavi di casa, ecco, sì. Faccio per dire, no? Cioè, nel senso, però questo libro che ho visto utilizzare da Monica dei GHG mi ha incuriosito tanto perché apparentemente sembra un libro come tutti gli altri, ma le parole sono a caso, sono impaginate come un normale libro, con i capoversi, rientri delle varie, con i paragrafi, i capitoli e quant'altro, ma sono parole, una parola a caso, una dietro l'altra. Tipo casa, pentola, cane cielo, esatto, senza così. Senso. Per cui assomiglia a un generatore di parole manuale e mi viene da dire meno influenzabile che non un generatore di parole. Anche se ricordiamo quelli che usiamo noi, pur non dando il peso che insomma però non viene richiesta, scusate, l'accesso al reparto microfonico del telefono, per cui anche se noi diciamo qualsiasi cosa il non telefono viene sentito e non viene influenzato. No.
E quindi mi ha incuriosito questo libro, ho detto perché no, questo mi piace. Sapete che io non ho una particolare, come dire, confidenza con altri tipi di strumenti, questo lo vedo più affine a me, assolutamente più affine a me. Poi magari non ci azzecca o non è una garanzia di nulla, però lo vedo più affine a me. C'è chi usa tante altre cose, io mi sento più a mio agio usando il libro. E quella riluce, quando io ho chiesto ti fa piacere che ci sia qua la candela accesa, anche la candela, scusate se faccio questo inciso, noi di solito non utilizziamo queste come dire, questi strumenti, però doveva farsi la grigliata. Dovevo farmi la grigliata, visto che c'era lì già il focherello, ho detto aspetta che ci metto la candela, poi così magari alla fine. No, vabbè, essendo comunque un rituale, quello del libro rosso, prevede determinate cose. E ho detto vabbè, una candela ci può stare, una candela è un segno di calore, un segno di luce, ci sta. E quindi l'ho accesa. La domanda ti fa piacere che ci sia la candela accesa? La risposta è stata riluce, e questo è stato molto molto bello, molto particolare. E poi a domanda e risposta, un po' come K2 Sebrilla, certo, insomma, ovvio, sì. No, mi ha fatto piacere e mi è piaciuta davvero come indagine. Quindi Simona, che ormai io, conio adesso questo titolo che diamo a Simona, lo terremo a vita. Quindi se non ti piace, cavoli tuoi. Ma su Simona o a me? No, di Simona. Ah! Quindi anche tu, Simona, se ci stai guardando, sappi che sarà la doc. La doc, esatto. Vabbè, sicuramente. No, sicuramente. Voi non immaginate cosa aveva sulla macchina. Ora lo svelo. Io sono salita, siamo andati, come ha detto Corrado, a mangiare a casa sua. Le ciliegie buonissime. A parte le ciliegie, che non erano ciliegie, erano meloni, però. Cagotto per 2 giorni. No, vabbè. Meravigliose. Saliamo sulla sua macchina, mi giro e dietro c'era un ibis, non so se avete presente cos'è un ibis, un uccello, l'uccello sacro degli egiziani, imbalsamato. Io mi giro, mi vedo sto becco gigantesco, ho detto ma Simona cosa fa? No, perché abbiamo dovuto prestarlo in un museo, una cosa là. Praticamente il museo dell'impossibile viaggiante. Viaggiante, cioè è stata una cosa fantastica. Ecco, quindi in virtù di questa cosa, che sarà la nostra doc, quindi chiamatela doc anche voi, la nostra non doc. Sarà più Simona ma sarà la doc. La doc. Ecco, avete visto appunto che si è inserita Simona nella squadra, e questo vuol dire che da quest'anno, cioè noi diciamo sempre l'anno, ma poi non è l'anno 1925. Da settembre, da settembre. Ecco, da settembre ci saranno cambiamenti di formazione, di squadra, d'altronde insomma come tutte le squadre ogni tanto cambiano gli elementi. C'è un rimpasto, vabbè, può capitare. Cioè, scelte di vita, scelte di tutti i tipi. Ecco, quindi adesso, a parte noi due ovviamente, che vi tocca sorbirci. Esatto, ci sarà il doc, la doc e vedremo. E poi vedremo, tanto l'avete già più o meno scoperto, però insomma vedremo. Noi non parliamo per gli altri. Esatto, non parliamo per gli altri, abbiamo fatto una proposta e vediamo se. Sì. E quindi no, Simona ovviamente con i suoi impegni, con il suo anche lavoro, perché ha famiglia, persona che arriverà, ecco. Per chiunque avendo i suoi impegni, la sua famiglia, la sua vita, ma lo sapete, vi siete già abituati al fatto che difficilmente, qualunque sia stata la formazione, c'eravamo tutti, abbiamo la nostra vita, abbiamo la nostra vita, e quindi insomma. Poi Simona ha un lavoro, a parte gli scherzi, ragazzi, che la porta ma è una cosa, conferenze, viaggi e quant'altro. Non si può pretendere che ci siamo tutti. Io spero che possa esserci il più possibile, perché a parte che conosce dei posti incredibili che insomma ci arricchiscono anche a noi molto, perché conosciamo tanta storia in più di quella che si conosceva prima, e si scoprono, ha un forte amore per il suo territorio, e quindi si scoprono anche tante cose che davamo per scontato. Io ci sono passato in tanti posti che lei ci ha indicato 500.000 volte per andare per esempio a un eremo che conosciamo, però non ci saremmo mai aspettati che durante il tragitto per arrivare a quell'eremo avremmo visto quello che poi abbiamo visto adesso. E poi ogni 3x2 si ferma, hai visto il fiorellino? Hai visto l'insettino?
È fantastica, Per cui è ragazzi, fantastica. niente, adesso sarà tutto in divenire, vedremo, ripeto, quante volte potrà venire con noi, spero tante, o addirittura Me lo sempre, auguro ma anch'io, non però possiamo pretenderlo. vale il discorso per ognuno di noi. Sì. Quando ci vedete tutti insieme, ok, quando non ci vedete perché abbiamo un impegno alle Esattamente. nostre cose. Ecco, adesso arriviamo alla nota dolente per loro, perché oggi ho letto un commento, non è giusto, io non vado in vacanza, voi dovete stare con me. Anch'io l'ho letto, anche sì. Allora, la nota dolente per voi è che vi lasciamo in pace e noi continueremo a lavorare, ovviamente, nei limiti del possibile, e sappiate che comunque entrambi, io e Lara, abbiamo un'altra passione, quindi lei deve fare la sua vita artistica, io la mia. Quindi iscrivetevi al canale We Woman E al canale Le Storie di Corrado. Esatto, è uscito il mio singolo nuovo, insomma, e non è finita, perché poi il lavoro della musica è un lavoro infinito. Ma comunque, insomma, e anche il suo, abbiamo passioni che ci portano anche da altre parti, esatto. da altre parti. Sempre passioni dove non ti arrivano soldi. Non ti arrivano soldi, non ti... Anzi, li nessuno, spendi. ecco, in quella parola che non avete sentito metteteci gli asterischi, però abbiamo noi le questa nostre passione passioni, la ce nostra l'abbiamo, vita. per cui è ovvio che abbiamo bisogno, ed è veramente un bisogno fisico e psicologico, di dedicarci anche ad altro, e quindi in questa pausa estiva dobbiamo mettere insieme insomma i nostri punti di domanda, i nostri perché, le nostre cose da fare, i nostri progetti, perché insomma abbiamo anche altro. Ecco, io volevo spendere 2 parole, spero di devo non spendere 2 dimenticare parole. nessuno. È un'analisi che dura quanto un dito. Vabbè, d'altronde è l'ultima, poi vi liberate di noi. No, volevo ringraziare le persone che in questi mesi ci hanno anche accompagnato durante queste collaborazioni. Io parlo di GHG di Genova, assolutamente sì. Monica, Francesco, Daniela ed Emiliano, i ragazzi scusa Emi, io ti chiamerei sempre Daniele, che non so abbiamo scoperto una cosa stranissima nella coppia Daniela Emiliano, che sì. ci potremmo incrociare, perché Sì. la mia data di nascita, come giorno ovviamente, corrisponde a quella di Emiliano, la tua corrisponde a quella Sì. di Daniela, per cui è E poi anche Emiliano è un musicista della Madonna, quindi un cantante lirico addirittura. Mamma mia, bravissimo, bravissimo. Vabbè, anche Monica, Francesco Monica è un'artista straordinaria nella pittura. Francesco dipinge è un ed è musicista bravissima. da paura anche lui. Sì. Per cui Gostanter sono anche un po' musicisti. Sì, vedi, esatto. E quindi ringraziamo loro, ma ringraziamo anche il Riff. I ragazzi del Riff, Marcello, Maria, Loredana e Linda, scusaci. Sì, guarda, Linda è adorabile, ma non so perché non mi esce così subito il suo nome. Vabbè, pazienza. Linda non ho ancora avuto il piacere di conoscerla, capiterà. Esatto, capiterà. ma poi con chi abbiamo collaborato? È qui che ho paura delle gaffe. Adesso Terry e Alessandro, adesso facciamo delle gaffe tremende. Non ci voleva sta parte. Non ci voleva questa parte. Pazienza. Scarebugs, abbiamo gli Scarebugs ovviamente. Ma questi sono ringraziamenti che abbiamo già fatto. Però no? nell'ultimo periodo. Nell'ultimo periodo di GHG abbiamo avuto. Ci avete visto in uno short con i ragazzi del Fag Itinerantur. Sì, li salutiamo. Che li salutiamo e con i quali abbiamo in programma qualcosa da fare, però sarà prossimamente. Sì, ovviamente quindi, sempre data da destinarsi, non abbiamo programmi. Ecco, in tal proposito non vi diciamo l'1 settembre esce il video, può darsi, con tutta probabilità uscirà l'1 settembre. Però insomma, con la fine dell'estate, Quello che volevi dire tu? Quello che volevo dire io è che qualcuno nei commenti ci sta aspettando sul canale dei Cola. Purtroppo il canale di Cola è stato congelato, momentaneamente congelato. Forse ci siamo resi conto, vale il discorso musicale, esatto, sì, ma anche il discorso di prima della nostra vita privata. Probabilmente è vero, vi abbiamo abituato a video un po' più leggeri, in cui io e Corrado magari si andava a fare una gita, si andava a vedere qualcosa e ve l'abbiamo testimoniato e sono stati bellissimi. Però ci siamo resi conto che se ogni volta che usciamo dovessimo portarci dietro la telecamera, non sarebbe più un passare una giornata in tranquillità e
In pace. in pace, se è brutto dire così, però insomma, perché comunque sia ci siamo divertiti nel farlo, però dover stare attenti a dover filmare, fare, diciamo Montare questo, poi diciamo video a quell'altro, casa. oltre esatto al Perché montaggio, nessuno lo considera. perché ragazzi, quando si esce a fare un video, anche scemo, andare al supermercato, Sono ore di poi montaggio. bisogna stare 2 ore in studio a montare Sì. tutto, a caricare il video, a metterlo in 4K, perché Sì. poi se lo metti in 4K YouTube riconosce lo sforzo e quindi magari con l'algoritmo lo Premia, fa esatto. Però ci sono veramente menate assurde Di sotto, conseguenza ci siamo guardati, come si diceva ai miei tempi, nelle palle degli occhi e siamo giunti alla conclusione che non dico che il gioco non vale la No, candela, dillo pure. però insomma, tenuto conto anche il discorso degli iscritti, delle visualizzazioni che non hanno dato soddisfazioni, diciamo così, abbiamo detto lasciamolo stare, lo lasciamo lì, poi sì, non è che vai a lo sapere, chiudiamo, certo. esatto, però momentaneamente se pensavate di vederci lì, ecco no. Almeno per il momento Okay. no. Per quello che riguarda lo scritto nella community pochi giorni fa, il fatto che magari ogni tanto potremmo arrivare in agosto, a luglio, eccetera, l'abbiamo sempre fatto negli anni scorsi, lo faremo anche quest'anno. Se ci capita un'indagine magari molto easy, perché adesso sapete bene che non serve portare 1000 telecamere, adesso anche i telefonini telefono. fanno dei video pazzeschi, anzi sono a volte meglio i telefonini che le videocamere, per cui se ci dovessimo trovare in una situazione dove magari diciamo caspita, se avessimo avuto le telecamere accendiamo il telefono e magari ci scappa una ripresa, un'indagine che poi potrà essere approfondita da settembre in poi, quindi non è da escludere che qualcosa venga fuori, ma non promettiamo assolutamente niente, quindi se non vedete niente non prendetevela. Avevamo qualche tempo fa, ma neanche tanto tempo fa, fatto un pensiero io e te. Sì, me lo ricordo, cioè so già dove stai andando a parare. Posso dirlo? Sì. Allora, sperando che sia lo stesso pensiero, Sì, perché sì. magari qualche tempo fa abbiamo fatto un ragionamento io e te. Te lo ricordo? Sì. È lo stesso? Glielo diciamo? Era l'epoca in cui eravamo lì con la bocca piena. Sì. Tanto per cambiare. Non so se vi ricordate, no? Dunque, abbiamo un'intenzione che ci piacerebbe tanto realizzare, anche se non è semplice, anche se non è facile, anche se purtroppo non riuscirà a coinvolgere tutti voi. Ci piacerebbe incontrarvi, almeno una parte di voi, anche una piccola parte. Ci piacerebbe fare un piccolo raduno, chiamiamolo così, solo che non abbiamo ancora capito dove, quando e perché. Cioè il perché sì. Perché conoscervi il come e il quando. Il come e il quando non potremmo sapere perché mai. se diciamo un posto, allora è ovvio che essendo noi del nord e lombardi è più facile per i lombardi e quelli del nord, diciamo così, venire, raggiungerci. Certo. Gli altri ovviamente cioè sono non esclusi, ma cioè non possiamo, esatto, qua, e ecco. Noi stessi non possiamo fare no. come fanno i grandi a fare i tour, per cui, no. per cui insomma capiteci per questo. Però ci piacerebbe tanto, si pensava a una location. Che location? Allora, o un centro commerciale, un centro commerciale anche se è squallido, però ragazzi sì, è un posto raggiungibile anche dai mezzi pubblici, mi viene da dire, sì. no? Quindi un centro commerciale, in ogni centro commerciale, lo sapete meglio di noi, ci sono bar, ristoranti, pub, birrerie, esatto, eccetera. però hanno degli orari Esatto. Che sono dalle 8 del mattino alle 10 di sera, non oltre ovviamente. Oppure una pizzeria, che decidiamo noi e sappiamo anche quale forse. E sappiamo esatto anche quale, e se decidiamo in questo senso vi faremo sapere, voi ci dovrete dare la conferma, perché se dobbiamo prenotare, cioè se prenotiamo per 30 venite in 3, capite bene che insomma rischiamo grosso. E quindi insomma il pensiero c'è, la voglia di potervi incontrare, di potervi stringere la mano, di potervi abbracciare. Avevamo addirittura pensato di fare una lotteria, se ti ricordi. È vero, è vero. Faremo un gioco ovviamente sì, senza soldi. Sì, no, una cosa tipo, sai, pescate il biglietto. Pescate il biglietto. Chi vince questa lotteria viene con noi in indagine. Ecco, quindi, sì. Però con noi in un ospedale di notte. Sì, alle nostre condizioni, visto che ci dite sempre, ci piacerebbe venire in indagine con voi. Perché no? Corrado, Lara, hai visto quell'ombra? Ecco, adesso voi. la vedete voi Esatto. e quindi no, se venite in indagine con noi
l'indagine deve essere con tutti i crismi possibili, perché Assolutamente. altrimenti Non facciamo... vincere facile no. no, è un'indagine normale, quindi Normalissima. seria, però non da soli, ma con uno di voi, insomma. Esatto. Quindi ecco, l'idea era questa, la stiamo studiando, cerchiamo un attimino di vedere se più che se è fattibile. studiarla, noi l'avremmo anche già studiata, Sì. Il problema è capire quanti aderirebbero. Sì, perché fare una cosa, insomma, riuscire a raggranellare un pochino di voi. Ecco. Esatto, allora facciamo così, per questa cosa qui che già cominciamo anche a parlarne in modo concreto. Adesso qui sotto, mentre parlo, vi lascio nuovamente la mail del canale. Sì. Voi scrivete non adesso, Non adesso, e alla mail. Ecco, non adesso, ripeto, scrivete a partire da metà agosto, verso il 20, 25, quindi fine agosto, scusate. Certo, magari ve lo rinnoviamo. Certo, verso fine agosto cominciate a scrivere alla mail che vedete qui sotto il mio faccione, e eventualmente se voi foste disposti a fare questa cosa, e nell'eventualità quanti sareste. Ecco, ovviamente ragazzi, noi prendiamo come punto di riferimento Milano, circondario di Milano, al massimo sul Varesotto, ma perché la nostra pizzeria che avevamo pensato è a Saronno, ecco, Saronno, sì. quindi già diventa provincia di Varese, esatto. ma è gestibile da parte nostra in tutta tranquillità. Sì. Per cui ecco, però dal 20-25 agosto, non adesso perché non leggo e rispondo a nessuno. Esatto, ecco, no, adesso è troppo presto, cose, anche perché insomma non è facile anche già adesso fissare una data. Ma poi se chiamo la pizzeria adesso per settembre mi mandano a cagare. Per cui... insomma, loro magari ti prenotano, però. E niente, ci piacerebbe veramente tanto. Ok. E niente, vediamo. Allora, quello che era da dire l'abbiamo detto, l'indagine l'avete vista, spero vi sia piaciuta, quindi mettete un like all'indagine e commentate e noi vi salutiamo. Godetevi l'estate e niente. E ci rivediamo alla prossima avventura. Ciao.